Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Ben ritrovate, non ci vediamo da un po', di conseguenza i miei podcast si sono fermati l'anno scorso, nel 2023, e allora siccome adesso ho un po' più di tempo riesco a riprenderli e a farvi vedere, diciamo, un po' di cose, poi soprattutto a informarvi, perché mi rendo conto che a volte nel video progetto, nel video tutorial ci sono dei passaggi che magari io spiego o comunque do delle spiegazioni, però nessuno ha il tempo di stare lì 30 minuti, 40 minuti a vedere ogni secondo e quindi sentire ogni parola, e si trova in difficoltà magari nell'utilizzare lo stesso punto per creare dei progetti diversi. Di solito queste informazioni cerco di darle alla fine del video, però è vero anche che chi si guarda un po' il progetto in generale e di conseguenza capisce come viene fatto, perché cerco comunque di semplificare sempre nel dare le indicazioni, non sta lì a guardare gli ultimi 2-3 minuti per vedere insomma le mie proposte, perché con lo stesso punto, magari con lo stesso filato, io dico guardate che potete creare questo, quest'altro e quest'altro ancora. Quindi in questi podcast io cercherò di darvi tutte queste informazioni che di solito sfuggono, ma perché non si sa dove si va a cercarle, soprattutto perché comunque sia chi mi conosce da tempo non ha difficoltà in questo, perché sa già come organizzo un progetto, quindi parto sempre da un progetto ben preciso, poi lo sviluppo. Una maglia, per dire, a pannelli, inizio con il primo, con il secondo pannello, vado a fare le cuciture necessarie, poi aggiungo le maniche, poi dopo ci saranno gli accessori, che ne so, il cappuccio, le tasche e così via. Chi non mi conosce, magari si è imbattuto per la prima volta nel mio canale, ha magari necessità giusto di vedere come si sviluppa quel punto, oppure utilizzo una tecnica top down, allora ha necessità di capire il mio metodo su come l'ho sviluppato e si ferma lì. Non va alla fine del video dove io magari dico guarda che per una taglia maggiore devi fare questo, per una taglia minore devi fare quest'altro, eccetera. Questo è un discorso in generale che poi vi chiedo la cortesia, più che altro se riuscite, nei commenti di chiedermi, di farmi delle domande specifiche alle quali io possa rispondere, così cerchiamo meglio di approfondire ogni argomento e cercherò con dei video non tanto lunghi di spiegarveli. Oggi vi faccio vedere 4 progetti con 2 punti diversi, 2 punti che sono entrambi sul mio canale. Uno è il punto indie, è un punto fantasia molto facile, e l'altro ancora più facile è il punto clessidra. Con il primo l'ho utilizzato per creare la stessa cosa, cioè una maglia. Con il secondo invece l'ho utilizzato per fare una giacca e una borsa. Materiali completamente diversi tra di loro, ma anche strutture completamente diverse. E lì capiamo insomma la differenza. Iniziamo col punto indie. Il punto indie l'ho sviluppato sia come modello, cioè nel senso come campione, quindi trovate il video progetto sul canale, vi metterò i link comunque nei box informazioni e avrete tutte le cose necessarie, ma soprattutto ve l'ho fatto vedere creando la magliettina indie, che è questa. È un punto aperto, molto facile da sviluppare, si sviluppa su 4 righe più la quinta dove andiamo a riprendere, quindi direi 5 righe, perché la base è sempre quella. Adesso li contiamo insieme così non mi sbaglio: 1, 2, 3, 4 e 5.
si sviluppa su 5 righe. Allora la base è questa, ok, che non viene conteggiata, quindi la prima riga parte da qui, 1 2 3 4 e 5, dove andiamo a riprendere con questa qua. Ve lo faccio vedere singolo, non doppio, così si sviluppa meglio. È un punto dove andiamo con il multiplo giusto a ricreare il nostro lavoro. Questa maglia l'ho fatta con l'uncinetto numero 3 e il filato è il fiocottone. Vedete? È un fiocottone sfumato che adesso non mi ricordo, ma credo che si chiama Fioc Color. Comunque sul sito di Filati Discount lo trovate senza alcuna difficoltà. Poi se avete difficoltà vi metto il link. Questo gomitolo visto così, cioè lo vedete in tutti i colori, no? Sono colori molto eleganti, molto tenui, quindi sono veramente bellissimi. Parliamo di un pesca, un lila chiaro, rosa, Tiffany molto molto sbiadito, molto chiaro, quindi molto bello. E qua lo vedete ancora meglio, perché guardate che è, siccome è un filato irregolare con i colori, in base al punto che andiamo a utilizzare si sviluppa diversamente. Non ho tirato fuori un punto un po' più chiuso per farlo vedere come si sviluppa con un punto più chiuso, però quello magari è un argomento che tratteremo in futuro. Magari prendo un po' di gomitoli sfumati, li sviluppiamo e guardiamo meglio. E quindi io ho creato questa maglia molto traforata, molto leggera, perfetta per l'estate. Con lo stesso punto una mia amica mi ha chiesto una maglia uguale identica, però ha preferito prendere lei il filato perché lo voleva molto più sottile, che adesso vi farò vedere i gomitoli. In realtà forse ce li aveva già. Voi quando lo vedrete adesso il progetto direte ma quella è una maglia completamente diversa, invece vi sbagliate perché il punto è lo stesso, ve lo farò vedere. Siete pronte? Guardatela. Sembra un altro lavoro, sembra un progetto completamente diverso. In realtà è lo stesso punto, è sempre il punto indie. C'ho ancora i fili che devo finirla, non è ancora finita, ci devo aggiungere in pratica le maniche. Guardatelo. Si sviluppa sempre su 5 righe, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 dove li vado a riprendere. Ve li posso mettere anche vicino adesso se riesco e vi dico praticamente le differenze tra questi due punti. Questa è la maglia indie e questa è la maglia indie, semplicemente è cambiato il filato. Qui abbiamo un cotone numero 3, quindi è abbastanza spesso, perché dopo passiamo a un cotone numero, non mi ricordo, quello più spesso dove viene utilizzato, mi sono dimenticata i numeri. Non parliamo di fili di Scozia perché quelli sono completamente diversi, sono sempre cotone al 100%, però sono dei filati molto ritorti. Questo è un cotone normale, abbastanza ritorto rispetto a tanti altri, ma non super. Qui al contrario abbiamo un filo di Scozia molto sottile e i gomitoli sono questi. Avevo due colori verdi con due nuance, che adesso ecco sì, questa più chiara. Avevo praticamente 5 colori e ho deciso di fare la maglia a righe. Vedete? A righe nel senso che ho sviluppato un punto completo di 5 righe con lo stesso gomitolo, in questo caso per dire il senape.
poi dopo ho alternato con il verde bosco e il marrone chiaro, direi. Questi filati non so da dove li ha presi, sono molto belli, però sul sito di Filati Discount riuscite a trovarlo, sono dei filati pregiati dove i gomitoli sono molto piccoli, però veramente sono meravigliosi. Qui non ho, c'ho solo 25, mi dice solo che sono 25 grammi e sono, non mi dice altro, quindi purtroppo non riesco a dirvi lo spessore, però io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 2, che non è il suo uncinetto perché comunque è molto largo, molto aperto, vedete il travo è molto molto aperto, quindi direi che anche un 1,5 oppure 1,25 sarebbe stato quello che gli avrebbe dato un po' più compattezza. Però ricordiamoci sempre che è un cotone che non è stato ancora lavato, quindi andrà leggermente a diventare un po' più rigido, di conseguenza è meglio tenerlo un po' più largo. La maglia Indy qui è già lavata, quindi diventa già un po' più corposa, però io quando lo lavorai all'epoca era molto più morbida, di conseguenza consiglio sempre un uncinetto in più con il cotone, a meno che non dovete creare delle sacche o delle borse. Quale preferite? Io adoro entrambe, però diciamo che questa è la sua eleganza. Quindi la differenza fondamentale è che nella maglia Indy originale ho utilizzato un cotone più spesso e sfumato. In quella per la mia amica abbiamo 5 colori molto più sottili, quindi praticamente parliamo di un quarto rispetto al filato che ho utilizzato per la maglia Indy, quindi guardate voi, è sottilissimo. Adesso prendo anche il fioccottone, guardate la differenza. Aspettate che prendo un colore un po' più scuro così riuscite a vederlo meglio. Guardate la differenza, in pratica è un quarto e questa è la differenza. Sicuramente per fare un video progetto io ho bisogno di un filato più spesso, perché se no non riesco a finirlo e a farvelo vedere, ma come vedete nulla vi vieta di andare a ricrearvi i vostri progetti con dei filati molto più sottili, di conseguenza il capo che andate a indossare è molto ma molto molto più leggero. Quindi spero che questa, diciamo, sia stata chiara come informazione, e adesso passiamo al secondo punto. Il secondo punto è un punto bellissimo che io adoro assolutamente, perché è uno di quei punti che cresce che è una meraviglia ed è facile da utilizzare per qualsiasi cosa. Anche qui come fondamenta nelle creazioni sono i materiali, i filati. Perché? Vi faccio vedere la giacca clessidra, il punto è questo. Fondamentalmente la differenza tra questa e l'altro progetto che vi farò vedere è che qua il punto clessidra viene utilizzato di andata e di ritorno, perché è una giacca, quindi non è chiusa, è lavorata a pannelli. L'altro punto, che adesso ve lo faccio vedere senza problemi, è la borsa, dove viene lavorata in tondo. Come notate si creano in automatico queste righe orizzontali che praticamente quando nella torsione del punto, che in realtà non c'è, ma perché quando andiamo a inserirla e a lavorarlo entriamo con l'uncinetto un po' al contrario e quindi si pensa quasi ci sia una torsione, si creano queste righe. E questo è il punto clessidra lavorato in tondo. Da qui, quando lo vado a guardare, mi ricorda tanto quelle borse di paglia, quei cesti di paglia che di solito vanno d'estate,
molto rigidi perché sono artificiali, cioè nel senso non vengono lavorati a mano, e mi piace quest'idea. Purtroppo non riesco a farvi vedere il punto clessidra lavorato a pannelli a tinta unita. Scusate, quindi ho questa versione qui, però immaginatevi che volete uno spolverino estivo in un cotone, ma anche il fioccottone va benissimo perché risulta leggero con questo punto. Questa giacca è stata lavata, indossata, lavata e indossata all'infinito, quindi poverina, cioè, l'ho usata tantissimo e vedete come è ancora tutta compatta. Potete utilizzare anche un uncinetto più grande rispetto a che ho utilizzato io, insomma, nel video tutorial, quindi sarà ancora più leggero. Vale lo discorso di prima: se lo volete ancora ma ancora più leggero rispetto al fioccottone, potete prendere un filato più sottile, di conseguenza un filo di Scozia. Però il fioccottone, per quanto mi riguarda, è una misura molto giusta per i vestiti in generale, perché ha quel spessore che ci dà l'opportunità di creare un progetto in un tempo un po' più minore rispetto a un filato molto più sottile. Ma sicuramente l'eleganza di un filo sottile ha il suo perché, e lo sappiamo tutte. Qui, come ho detto prima, è un filato sfumato e le sfumature sono queste, quindi in pratica vi ho fatto già vedere in questo video 2 gomitoli del fioccottone con i vari colori. Anche qua la sfumatura non è troppo lunga, ma abbastanza per andare a creare il progetto. Risulta a macchie perché è un progetto che ho iniziato, poi ho fatto, comunque voi avete questi progetti sul mio canale, a parte la maglia indie della mia amica, questa, che poi è la maglia indie che ho fatto vedere prima, uguale, identica, semplicemente ho tagliato il filo quando ho finito di fare una riga di un colore, iniziato con il prossimo. Infatti aspettate che ve li faccio vedere, guardateli, sono qua i cappietti, sono questi. Sapete che adoro nasconderli, non è mica vero. Non adoro nascondere i cappietti, però uso tanti colori, quindi me li devo far piacere, ecco, direi che me li devo far piacere. L'ultima cosa, per quanto riguarda la borsa, che avete il tutorial, io ho lavorato qua su un fondo, scusate fa rumore perché io la utilizzo tantissimo e c'ho la roba dentro in pratica, e qui ho creato anche i manici della borsa con un motivo del punto clessidra, cioè ho utilizzato la maglia per alzarmi, ho lavorato il punto e ho chiuso con la maglia. Questo per dirvi che magari di passaggio vedete un video dove io dimostro come si crea quel punto, che c'è comunque sul canale, e dite: ma io cosa posso farci? Si può fare di tutto. Fondamentalmente la differenza sta nel filato. Una volta che voi decidete quello che dovete creare, in base a quello prendete anche il filato giusto. Come ho detto prima, magari vi piace un sacco la maglia indie, però voi pensate: ma per me il fioccottone, perché soffro tantissimo il caldo, è un po' pesante. Come lo posso sostituire? Semplicemente utilizzando filato più sottile. Tutto qui. Io cerco sempre nei video progetti, almeno che non mi dimentico proprio, di dare i centimetri. Poi se non do i centimetri cerco sempre di spiegarvi la misura su come gestirvi voi sul vostro corpo. A parte il top down dove si va a creare sul fisico, una maglia di solito a pannelli viene utilizzato il metro, quindi non è difficile riuscire a capire come gestirlo.
è normale che se dovete fare un toppino corto per una figlia, una nipote, per voi stessi, perché no, volete capire da dove prendere i centimetri, io vi dico sempre di prendere quelli più grandi, di conseguenza sarà la porzione del seno, a meno che non volete fare una tunica, una maglia più lunga e lì magari i centimetri dei fianchi sono più abbondanti, andate a prendere quei centimetri. Non dovete aver paura a mettere dei punti in più, a meno che non si utilizza il punto basso o il punto alto dove viene un trauma chiuso. Avere dei punti in più, soprattutto in un trauma molto aperto come il punto Indy oppure il punto clessidra, non si nota perché tendono a stringere, soprattutto nel punto Indy. Quando noi andiamo a rifare tutto il passaggio con le catenelle, utilizzando, magari iniziamo con un uncinetto se fate come me e poi vi dimenticate l'uncinetto che avete utilizzato perché non avete preso degli appunti, utilizzate un altro uncinetto, lì dopo il lavoro tende a stringere. Raramente capita un caso come questo, però è giusto che vi dia queste informazioni. Quindi aumentare, di conseguenza mettere qualche centimetro in più non è mai un male, perché non si sa mai, lo laviamo in modo sbagliato, si ristringe troppo, rischiamo di non indossarlo più. Se si allarga non fa niente, tanto io adoro la moda per dire oversize, come notate, cioè questa maglia non segue per niente le mie curve che sono queste, ma è molto più larga, ma io me la sento veramente bene addosso, la sento leggera, quindi io amo vestirmi in questa maniera così comoda. Non sempre può piacere, però di conseguenza vi dico sempre di mettere qualche centimetro in più. Mi sono indilungata troppo, direi che fondamentalmente abbiamo capito che per quanto riguarda qualsiasi progetto è fondamentale il filato. Quindi passiamo da un punto clessidra cotone a una borsa con il filato cinio, passiamo da un punto Indy col cotone numero 3, quindi fioccottone, a un filo di Scozia molto molto sottile da lavorare addirittura con l'uncinetto 1,5. Sono completamente diversi i progetti tra di loro, solo esclusivamente grazie al filato e anche l'armonia dei colori, perché cambia molto fare un progetto color unico, un progetto a righe o un progetto sfumato grazie al filato. Bene, io sono contenta, ci rivediamo al prossimo video podcast e quindi io vi mando un bacio, alla prossima!